Nonostante gli spazi molto ridotti del bagno, sono riuscito a recuperare ancora qualche angolino di spazio utile con due mensole. Questa qui che sfrutta la parte di muro, quindi è una mensola decisamente profonda, più questa piccola mensolina superiore che servirà per appoggiare magari qualche crema, qualche cosa, insomma, da non lasciare in giro per avere più ordine. Se state cercando delle videocamere di videosorveglianza facilissime da installare in una manciata di minuti, per esterno, senza canoni mensili, senza cavi volanti e molto affidabili perché ormai sono già utilizzate da più di 3 milioni di persone, questo è il posto giusto perché adesso vi parlo brevemente delle OSU T2 Ultra, questo nuovo kit di videocamere e di videosorveglianza che mi sono state mandate dalla OSU. Questo qui è il kit OSU T2 Ultra, videocamere 4K con un hub. E i punti di forza di queste videocamere sono molteplici, l'installazione è semplicissima, non avremo alcun tipo di cavi in giro, si installano in neanche 5 minuti. L'installazione avviene fissando un piccolo supporto dove vogliamo mettere la nostra videocamera, si aggancerà la nostra videocamera col suo relativo pannello fotovoltaico, quindi le videocamere una volta installate non dovranno essere più ricaricate o collegate a cavi per l'alimentazione. Il pannello fotovoltaico può essere installato sulla videocamera oppure separatamente in base alle nostre esigenze. Poi prenderemo il nostro hub, lo collegheremo al nostro modem e da quel momento, una volta scaricata l'applicazione, saremo subito operativi e potremo impostare le nostre videocamere come vogliamo. L'hub è una parte di questo sistema davvero molto interessante perché ci permette di registrare, di garantire che le registrazioni siano salvate anche in caso di perdita di connessione internet. Quindi se perdessimo il segnale, l'hub indipendentemente lavorerà in sincronia con le videocamere e salverà sulla sua memoria da 32 GB, espandibile fino a 16 tera, tutti i filmati di eventuali intrusioni. Al di là di questo vi posso dire che la qualità della ripresa è eccellente, vi faccio vedere nel frattempo mentre parlo alcune riprese. Stiamo parlando di videocamere che registrano in 4K e registrano a colori anche di notte. Non avremo quelle immagini tristi, grigie, tipiche dell'infrarosso notturno. Ovviamente sono videocamere che resistono alle intemperie, possiamo installarle dove vogliamo, non devono essere per forza protette dalla pioggia perché sono già impermeabili. Il sistema di rilevamento dei soggetti è triplice perché ha un sistema di onde radio, infrarosso e intelligenza artificiale. Grazie a questa tripla combinazione la riduzione dei falsi allarmi è notevole. Ovviamente poi potremo impostare anche dall'applicazione tutta una serie di cose, l'applicazione è davvero molto completa e potremo anche impostare per esempio solo un'area di nostro interesse in cui vogliamo che la videocamera faccia sorveglianza. Sistema davvero di alta qualità, semplicissimo, affidabile e con delle immagini davvero incredibili. Quindi se volete avere ulteriori informazioni vi metto tutti i link in descrizione, controllate perché sicuramente ci sarà qualche codice di sconto. Ringrazio OSU e continuiamo con il nostro video.
Buongiorno, oggi approfitto di questa giornata di maltempo per restare un po' dentro e fare qualche piccolo aggiornamento sulla mia stampante 3D, la Prusa Core One, che mi è stata mandata da Prusa. Se non sapete di cosa stiamo parlando, vi consiglio di andarvela a vedere nel video in cui l'ho presentata, ve lo metto sotto in descrizione. Comunque è un oggetto tecnologico veramente interessantissimo con il quale si possono fare tantissime cose. Praticamente grazie a questa siamo in grado di costruire oggetti con un progetto da zero o con dei progetti già trovati online. Con oggetti intendo qualsiasi tipo di oggetto con materiali plastici con diverse composizioni. Comunque la vedremo di nuovo all'opera perché ho in mente qualche piccolo progetto da fare. Da Prusa mi hanno mandato anche dei nuovi accessori, qui dentro c'è la videocamera che adesso andrò a installare, quindi serve per monitorare da remoto le fasi di lavorazione in modo che anche a distanza si può vedere come sta andando l'avanzamento, se ci sono dei problemi proprio nella creazione del nostro progetto. E poi qui ho un nozzle, quindi un ugello che andrò a sostituire, un ugello più performante di diametro un po' più grosso che andrò a installare come ugello definitivo. Piccoli dettagli per migliorare la velocità di lavorazione. Ok, questo piccolo upgrade è stato completato, vi faccio vedere che adesso si può monitorare da remoto quello che succede direttamente nella stampante, quindi controllare l'avanzamento dei nostri lavori anche a distanza, oltre che a creare dei bei time lapse. Allora, devo muovermi a mettere delle trappole per i calabroni, per le regine dei calabroni, perché l'anno scorso ho perso tutte le api a causa del numero elevatissimo di calabroni che giravano in apiario. È stata un'annata tragica. Non ho neanche più una famiglia, adesso sto attendendo che arrivino i nuovi nuclei per ricominciare la stagione e quindi quest'anno, per evitare di farmi cogliere di sorpresa come l'anno scorso, devo muovermi e anticipare mettendo le trappole per le regine subito, non aspettando appunto come ho fatto l'anno scorso in modo sbagliato. Oltretutto è un aprile incredibilmente caldo, sembra di essere in pieno giugno e oggi ho visto la prima regina che stava cercando dove fare il nido. Questo è il progetto che ho fatto con la Prusa. E qualcuno magari si chiederà, ma non bastava tagliare il collo di bottiglia e rovesciarlo? Sì, funziona, è un ottimo metodo, costo zero. Questo qua ovviamente è molto migliore perché è destinato a durare, basta cambiare eventualmente la bottiglia senza dover fare ogni volta il lavoro e soprattutto non diluisce la birra quando piove con l'acqua perché appunto è dotato di questo coperchio che quindi permette l'ingresso dei calabroni. Le aperture sono molto grosse, che poi cade dentro la bottiglia dove c'è la birra che andrò a versare e non potrà più uscire. Quando la bottiglia sarà piena sarà sufficiente sostituirla e dovrebbe durare sia di più utilizzando meno birra perché si diluirà meno e senza dover ogni volta tagliare collo di bottiglia e rifare il lavoro.
Sto dando una ripulita alle arnie perché a breve arriveranno le nuove api. Purtroppo sono rimasto senza nemmeno una famiglia a causa di calabroni l'anno scorso che hanno stressato fortemente il mio apiario, e adesso niente, mi ritrovo qui a dover ripulire e dare anche una sorta di disinfettata alle arnie, perché voglio scongiurare eventuali patologie precedenti, ma che comunque non c'erano, perché le api sono semplicemente morte a causa dell'eccessiva pressione causata da questi calabroni che erano veramente un'infinità l'anno scorso. Però ripulisco e con il cannello do una passata all'interno in modo da bruciare eventuali spore che potrebbero causare magari delle malattie fungine, ma comunque ripeto, non credo che sia questo il caso. Guardate che ritrovamenti eccezionali questa mattina. Il cranio completo di un cervo nano con il figlio. Sono degli esemplari veramente rari. Ovviamente sto dicendo una minchiata. Questi li ho fatti sempre con la stampante 3D e ho trovato questo progetto che mi piaceva, di questi crani fatti appunto come progetto, che adesso andrò a installare sulla parete della sauna come oggettino estetico, stampati con questo materiale misto plastica e legno, che volendo si può anche levigare, ma andrà bene così. Comunque è molto bello, molto realistico.
qualche parte bisogna partire e sono partito ovviamente dalla rimozione della terra. Questa che c'era qui era la terra della trincea che ho scavato 2 anni fa. Non è ancora finito perché c'è ancora un po' di materiale da portare via, però almeno adesso si vede il pavimento in piode. Devo iniziare a fare ordine e pulizia da questa parte perché poi ho intenzione, non so se sarà quest'anno, più probabile l'anno prossimo, ma vorrei risistemare questa parte della seconda baita con queste lamiere, creare un tetto in lamiera e insomma fare un lavoro per recuperare anche questo spazio che potrebbe essere un piccolo laboratorio più un altro deposito per magari gli elettroutensili o non lo so, da pensare. Comunque è tutto spazio utile che è un peccato non recuperare.